Ciao a tutti! Per la ricetta di oggi sono molto contenta perché sono riuscita a preparare un'altra merendina gigante. Oggi prepareremo infatti la torta duplo gigante. Più che torta questa volta la identificherei come un semifreddo, diciamo così. Per realizzarlo vi serviranno alcuni ingredienti, più che altro avrete bisogno di alcuni stampi per realizzarlo della forma simile al duplo ovviamente, ma se non li avete potete tranquillamente ovviare non facendo la forma del duplo, ma comunque ottenendo un ottimo dolce. Adesso vi vado ad elencare gli ingredienti. Quindi per preparare la vostra torta duplo gigante avrete bisogno di 2 tuorli, 100 g di zucchero bianco, 340 ml di latte, 60 g di farina di tipo 00, 60 g di nocciole, quelle lì tostate, 100 g di pasta di nocciole. Questa qui potete realizzarla tranquillamente in casa utilizzando la mia ricetta che trovate cliccando qui, altrimenti potete anche acquistarla nei negozi di pasticceria, generalmente si trova. Poi 150 g di wafer al cioccolato, 300 g di Nutella, che se non volete acquistare potete tranquillamente fare anche in casa, cliccando qui accederete al video della Nutella fatta in casa, e infine 300 g di cioccolato fondente. Per quello che riguarda gli stampi avrete bisogno di uno stampo per plum cake in silicone della misura 22x8 e poi uno stampo, questi qui generalmente sono quelli per semifreddo, di forma semisferica, dove ogni sfera deve avere un diametro di 7 cm. Adesso andiamo a preparare. La prima cosa che andremo a preparare sarà la crema di farcitura. Per farlo prendete i 2 tuorli, lo zucchero e con l'aiuto delle fruste amalgamateli bene insieme, dopodiché andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Dopo aver mescolato quindi per bene i tuorli con lo zucchero, andiamo a prendere il latte, ma non mettiamolo tutto, mettiamone solo fino a completa copertura di tuorlo e zucchero e poi aggiungiamo la farina. Teniamo il latte da parte perché ci servirà per dopo e nel frattempo facciamo assorbire la farina alla parte restante del composto, sempre con l'aiuto delle fruste. Adesso finiamo di versare il latte e mentre lo facciamo mescoliamo delicatamente con l'aiuto di un mestolo. Dopo aver versato tutto quanto il latte mettiamo il composto sul fuoco a fiamma media fino a far diventare il composto cremoso. Dopo circa 4-5 minuti sul fuoco a fiamma media la crema inizierà ad addensarsi. Mi raccomando, mescolate sempre durante la sua cottura, altrimenti si attaccherà sul fondo. Non appena sarà diventata bella cremosa andiamo a spegnere il fuoco, mescoliamo per un paio di minuti, dopodiché andremo a fare il passaggio successivo, sempre a fuoco spento. Adesso andiamo ad inserire la pasta di nocciole e facciamola amalgamare delicatamente con l'aiuto del mestolo. Fatela assorbire a tutta quanta la crema. Dopo averla fatta assorbire completamente, lasciate riposare la crema a temperatura ambiente. Non appena si sarà raffreddata, potete anche lasciarla riposare in frigorifero. L'importante è che per i passaggi successivi dovrà essere quantomeno a temperatura ambiente. Mentre la nostra crema raffredda, prepariamo invece il cioccolato per foderare gli stampi. Per farlo, per prima cosa dovrete fondere il cioccolato fondente. Ovviamente potete utilizzare sia la tecnica del microonde che a bagnomaria. Dopo averla sciolto per benino, quindi andiamo ad inserire invece la Nutella. La mettiamo tutta quanta e amalgamiamo il composto delicatamente fino a completo assorbimento della Nutella. Siamo adesso pronti per foderare gli stampi. Per prima cosa andiamo a foderare le semisfere. Ne dovrete foderare 3, quindi prendiamo il composto che abbiamo preparato e andiamo a mettere all'interno della semisfera e cerchiamo di metterla uniformemente lungo tutta quanta la superficie della semisfera. Ecco qui, cercate di riempire ovviamente fino ai bordi.
Se vedete che scivola troppo il vostro composto, vuol dire che è ancora troppo caldo. Aspettate 2 o 3 minuti e vedrete che poi inizierà più facilmente ad aderire alla superficie dello stampo. Cercate di metterlo, come vi ho detto prima, abbastanza uniformemente. Fate quindi questo per 3 semisfere. Per quello che riguarda invece lo stampo, quello lì rettangolare del plum cake, andiamo a foderare anche questo con il nostro composto, ma non dovrà essere completamente pieno, anzi dovremo arrivare ad una metà dello stampo. Questo non va foderato tutto, quindi andiamo a mettere la nostra copertura, la mettiamo per bene sul fondo e la mettiamo anche sui lati, ma come vi ho detto solamente fino alla metà del bordo, non deve arrivare completamente fin su. Dopo aver uniformemente rivestito quindi tutto quanto lo stampo rettangolare e gli stampi semicircolari, possiamo andarli a mettere all'interno del frigorifero e lasciar raffreddare per almeno un'oretta. Dopodiché saremo pronti per il passaggio successivo. Non appena il cioccolato nello stampo si sarà solidificato, saremo pronti per andare a riempire le nostre parti semicircolari. Prendiamo e mettiamo qualche nocciolina nella parte superficiale e andiamo infine a ricoprire con la crema che abbiamo preparato precedentemente. Quindi la prendiamo e la andiamo a mettere a copertura totale, mi raccomando. Come vedete è una crema abbastanza compatta e dovrà riempire tutta quanta la parte interna della semisfera. Facciamo questo per tutte e 3 le sfere. Dopo aver riempito quindi le 3 semisfere, mettiamole da parte in frigorifero nel frattempo e andiamo a lavorare invece sulla parte di sotto. Quindi prendiamo lo stampo, che nel frattempo si sarà solidificato, e andiamo a disporre su tutta la superficie uno strato di wafer che andiamo a ricoprire con la crema. La mettiamo tutta quanta, cercate di stenderla abbastanza sottile, non troppo spessa. Dopo averla stesa tutta, andiamo a fare un altro strato di wafer sopra la crema. Dopo aver quindi steso la crema, andate ad adagiare sulla crema stessa le ultime nocciole che vi sono rimaste, inserendole bene all'interno della crema, e poi andate a fare un altro strato di wafer, come vi ho spiegato prima. Ovviamente fatelo a copertura totale, tipo puzzle. Quindi, dopo aver ricoperto tutto quanto, ecco fatto, adesso possiamo fare la parte finale, ossia andare a ricoprire con l'ultimo strato di cioccolato, quello che ci è rimasto. Se mentre avete lavorato il tutto si è di nuovo addensato, potete far fare di nuovo lo scioglimento sempre o a bagnomaria o con l'aiuto del microonde. Quindi adesso andate a coprire tutta quanta la superficie così ottenuta e poi rimettete in frigorifero per un'altra ora. Mi raccomando, coprite per bene tutta quanta la superficie e in questo caso cercate di livellarla bene, perché sarà la faccia sulla quale verrà appoggiato il vostro dolce, quindi fate in maniera che sia bella omogenea. Se non riuscite a tirarla dritta con il cucchiaio, potete aiutarvi casomai con una spatolina. Ci vediamo fra un'altra oretta per l'assemblaggio finale della torta. Non appena il fondo si sarà solidificato, saremo pronti per l'assemblaggio. Andiamo quindi a staccare il fondo dal nostro stampo ed ecco qui la parte sottostante. Su di essa non dobbiamo fare altro che andare ad attaccare le semisfere che abbiamo preparato. Ovviamente mettetele ad una distanza in maniera tale che siano simmetriche. Dato che all'interno c'è la crema, si attaccheranno per bene sulla superficie. Quindi le andiamo a staccare tutte e poi le andiamo ad adagiare. Cercate di metterle abbastanza centrate. Dopo aver messo anche le semisfere, non ci rimane che fare la decorazione con un po' di cioccolato fuso. Ecco qui.
Ed ecco qui, dopo l'assemblaggio, la nostra torta duplo pronta. Come vi ho detto all'inizio, questo più che una torta si potrebbe definire un semifreddo. Quindi per servirla vi consiglio di tirarla fuori dal frigorifero, tenerla a temperatura ambiente per una ventina di minuti e poi vedrete che sarà anche molto più semplice tagliarla. Spero che questa ricetta vi sia utile, spero che vi piaccia perché so che vi piacciono tantissimo le mie merendine giganti e soprattutto se non avete visto le altre vi ricordo che qui c'è la playlist. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta il martedì o video recensione il sabato, non me ne dimenticate, mi raccomando, sul secondo canale Cucina Facile Review. Ciao ciao!